Siamo più connessi che mai, eppure molte persone si sentono più sole che mai. Non è un paradosso casuale, è il risultato di come funzionano i sistemi digitali che usiamo ogni giorno. In questo video vediamo cosa sta succedendo davvero e come proteggere attenzione, relazioni e lucidità nel mondo online. Benvenuto su Humatrix Nab. Ok, partiamo subito. Il primo pezzo dei puzzle da capire è questa enorme pressione che ci arriva dal mondo online. Un mondo che, diciamocelo, abbiamo costruito noi. Un universo fatto di immagini, di ruoli, di aspettative che molto spesso non hanno nulla a che vedere con chi siamo veramente. Proviamo a pensarci un attimo. Di fatto è come se esistessero due versioni di noi stessi. Da un lato c'è la nostra identità reale, quella cosa che sentiamo dentro, i nostri valori, le passioni che ci fanno alzare dal letto anche quando nessuno ci guarda. E poi, dall'altro lato, c'è l'immagine online, una versione, curata, quasi una vetrina che costruiamo per gli altri. E qual è il pericolo? È che a un certo punto questi due piani si sovrappongono e si inizia a credere di essere solo quell'immagine lì. E attenzione, perché questa confusione non è casuale, avviene attraverso delle trappole molto precise. Si parte con le etichette che ci appiccicano addosso un ruolo e ci riducono a una sola caratteristica. Poi arrivano i like che trasformano il valore di una persona in un semplice numero. E infine arriva il colpo di grazia, il confronto perenne con la vita perfetta, ovviamente finta, degli altri. E questo ci fa sentire costantemente inadeguati. È un gioco di fatto progettato per non farci vincere mai. E il punto è proprio questo. Un'etichetta non è mai del tutto falsa, ma non è nemmeno mai tutta la verità. Il problema è che quando ci si ritrova incastrati in un ruolo, si smette di esplorare tutto il resto di sé. E lo si fa per paura, magari, di deludere le aspettative. E così quella che era un'etichetta diventa una gabbia che limita il nostro potenziale. Ma la domanda vera è: perché tutto questo ci tocca così nel profondo? Perché la sensazione di essere sbagliati o di non essere abbastanza può essere così potente, così intensa? Per capirlo dobbiamo passare dal mondo digitale a quello della nostra biologia. E qui mettiamo subito in chiaro una cosa, che è forse la più importante di tutte. Provare queste sensazioni non significa avere qualcosa di rotto, non è un difetto, non è un fallimento personale. Le emozioni fortissime sono una parte del tutto normale di una fase specifica della nostra vita. Una fase che oggi però viene enormemente amplificata dal mondo digitale. Ecco, qui sta la spiegazione biologica. Durante l'adolescenza, il cervello è letteralmente un cantiere aperto. La parte che gestisce le emozioni, il sistema limbico, viaggia a 1000, è come un acceleratore potentissimo. La parte che invece ci aiuta a ragionare, a dare un senso alle cose, la corteccia prefrontale, è ancora in fase di sviluppo. E il risultato qual è? È che si sente tutto, ogni singola cosa, in un modo incredibilmente amplificato. E questa condizione biologica è il terreno perfetto per far partire un ciclo automatico potentissimo. Un loop. Inizia tutto con un pensiero negativo, magari piccolo, fallirò. Questo pensiero però scatena subito un'emozione, l'ansia. Il corpo reagisce di conseguenza, come se il pericolo fosse reale. Il cuore batte forte, lo stomaco si chiude. E alla fine il comportamento cambia. Si evita di studiare, ci si blocca, finendo di fatto per confermare la paura iniziale. È un circolo vizioso che si autoalimenta. Ok, una volta che abbiamo capito il meccanismo, la domanda sorge spontanea. Ma allora come se ne esce? C'è una via d'uscita da questo loop? La risposta è sì, e la soluzione comincia con un cambio di prospettiva totale. Smettere di combattere le proprie emozioni e finalmente iniziare ad ascoltarle. Ecco, l'idea centrale è questa, ed è rivoluzionaria. Le emozioni non sono un problema, non sono un nemico. Sono semplicemente dati, sono dei segnali, delle informazioni preziose che ci dicono cosa è importante per noi e di cosa abbiamo bisogno in quel preciso momento. Sono una bussola, non un ostacolo. E proprio come una lingua straniera, si può imparare a tradurre questi segnali. Prendiamo la rabbia. Spesso non è solo rabbia, ma un segnale che un nostro confine è stato superato. La paura non è solo paura, è una richiesta di maggiore sicurezza, di più informazioni. Persino un'emozione difficile come l'invidia, se la guardiamo bene,
ci sta solo indicando qualcosa che desideriamo. Capire questo cambia tutto, perché sposta l'attenzione dal sentirsi male al fare qualcosa. Ok, bello, ma come si fa a non reagire d'impulso nel momento esatto in cui l'emozione esplode? Esiste una tecnica ed è tanto semplice quanto potente. La reazione chimica, fisica di un'emozione nel nostro corpo dura circa 90 secondi. È un'onda. Se in quei 90 secondi riusciamo a fermarci, a dare un nome a quello che stiamo provando e ad aspettare che l'onda passi, creiamo uno spazio. E in quello spazio non siamo più schiavi dell'impulso, in quello spazio possiamo finalmente scegliere. E questo ci porta dritti all'ultimo punto. Perché una volta creato quello spazio dobbiamo riempirlo. E non bastano le affermazioni positive o i buoni propositi. La vera forza, quella che conta, non si costruisce con i pensieri, ma con le azioni, con mattoni concreti. Vediamo come. Dobbiamo smettere di pensare che l'autostima sia una sensazione magica. Non lo è. È la conseguenza di qualcosa. È la consapevolezza di saper affrontare le difficoltà, di saper imparare dai propri errori. È una competenza che si costruisce un'azione dopo l'altra, raccogliendo prove, dati concreti che ci dicono «Ok, ce la posso fare». E come si fa a imparare dagli errori senza farsi distruggere dalla vergogna? Beh, con un metodo, uno strumento pratico in 4 passi che trasforma l'errore da una condanna a un dato da analizzare. Si raccontano i fatti senza giudizio, si individua una causa su cui si può intervenire, si pianifica un piccolo singolo cambiamento per la prossima volta e, cosa fondamentale, si fissa un appuntamento preciso per farlo, semplice, concreto, trasformativo. C'è un'altra abilità fondamentale da allenare, quella di dire no. Spesso la vediamo come una cosa da egoisti, quasi maleducata. È ora di ribaltare questa idea. Dire di no non è egoismo, è un atto di cura di sé. È uno strumento pratico e indispensabile per proteggere le nostre risorse più preziose, l'energia, il tempo e la lucidità mentale. E la cosa bella è che non c'è un solo modo per farlo, è come avere una cassetta degli attrezzi. C'è il no diretto e gentile, c'è il no che offre un'alternativa, c'è il no che stabilisce un confine chiaro e non negoziabile, e c'è persino il no preventivo, quello con cui comunichiamo i nostri limiti prima ancora che vengano messi alla prova. Sono tutte strategie che si possono imparare e usare. E così siamo arrivati alla fine di questo percorso. E ora la tentazione potrebbe essere quella di pensare «Ok, da domani cambio tutto», ma il cambiamento non funziona così. La domanda vera, l'unica che conta, è molto più piccola, ma anche molto più potente. Qual è quel singolo piccolo passo che si può fare oggi, adesso, per iniziare a costruire la propria forza, per ascoltare le proprie emozioni e proteggere la propria identità? Per approfondire l'argomento, in descrizione ho messo un link per un libro che parla dell'argomento. Non fatelo mancare nella vostra libreria, perché sarebbe un vero peccato. Un saluto e al prossimo video.